Bentornati sul mio canale. In questo video andiamo a decidere una strategia di storicizzazione dei dati di InfluxDB utilizzando le retention policy e le continuous query. Le retention policy le abbiamo già create nel video precedente e quest'oggi andremo a creare le continuous query, anzi la continuous query in questo caso di esempio, che mi permetterà di storicizzare i dati oltre le 24 ore della default retention policy che ho creato. Fatto questo, quindi andremo a verificare che i dati vengano storicizzati in modo corretto utilizzando Grafana, facendo un pannello, quindi un grafico che punta alle tabelle dei dati storici che saranno su una retention policy diversa. Oltre a questo andremo a vedere il motore di persistenza di OpenHub RRD4J, che è un motore di persistenza che permette la storicizzazione dei dati direttamente gestita da OpenHub e che quindi consente all'interfaccia grafica di OpenHub di visualizzare nativamente dei grafici con l'andamento storico, un po' quello che noi facciamo con Grafana. Quindi partiamo dall'InfluxDB, quindi ci colleghiamo al container Docker e ci colleghiamo al nostro database. Quindi andiamo a vedere le retention policy che avevamo già creato. Quindi abbiamo la day, che è quella di default e sulla quale scrive OpenHub, che mantiene i dati delle ultime 24 ore. Poi abbiamo creato la mensile e l'annuale, che mantengono i dati appunto di un mese e di un anno, e poi abbiamo lasciato l'autogen, che mantiene i dati indefinitivamente, quindi non vengono mai cancellati da questa retention policy. Quindi OpenHub scrive su day e poi noi adesso andremo a creare le continuous query in funzione del tipo di dato che ci creeranno i dati storicizzati nelle altre retention policy. Quindi adesso come esempio abbiamo i nostri item di temperatura e umidità che stanno scrivendo i dati sulla tabella ambiente. Andremo a creare la continuous query che leggerà i dati della tabella ambiente ogni 24 ore dalla retention policy di default, che è day, e li andrà a scrivere nella month. Quindi andrà a calcolare la media giornaliera e l'andrà a scrivere nella retention policy mensile. La stessa cosa sarà la continuous query che leggerà dalla retention policy mensile, andrà a creare il dato media mensile e lo andrà a scrivere nella retention policy anno, year. In questo modo manteniamo i dati di dettaglio delle ultime 24 ore, gli aggregati giornalieri dell'ultimo mese e gli aggregati mensili dell'ultimo anno. Questo per temperatura e umidità. In teoria possiamo specificare una logica, quindi una regola di archiviazione dei dati storici diversa per ogni item o per ogni gruppo di item. Quindi adesso andremo a creare la continuous query che legge da day e scrive su month. Quindi per creare la continuous query dobbiamo scrivere create continuous query, dobbiamo dare il nome, quindi chiamiamo CQ per continuous query, ambiente è il nome della tabella e day è la retention policy sulla quale lavora, anzi facciamo day month, così sappiamo che partiamo da day e andiamo su month. Poi dobbiamo dire qual è il nome della tabella sulla quale lavora e poi dopo il login dobbiamo scrivere la vera e propria query. Quindi andremo a fare la selezione della media del valore, che chiameremo valore, lo andremo a mettere dentro la retention policy month ambiente month, quindi chiamiamo la tabella diversa dalla tabella di partenza, questo per tenerle separate, altrimenti non è facile poi gestirle in maniera separata se le chiamiamo con lo stesso nome. Fatto questo dobbiamo specificare la tabella dalla quale leggiamo, quindi from ambiente, e poi il raggruppamento, quindi la fascia oraria che vogliamo raggruppare. Noi raggruppiamo 24 ore, poi raggruppiamo
i vari tag. In questo modo non ci vengono presi, non viene fatta la media indipendentemente dal tag, ma viene fatta la media per ogni tag. Quindi vediamo se non abbiamo fatto errori. Scusate, ho scritto il nome della tabella al posto del nome del database, un OpenHub. Ok, vediamo se ce l'ha creata. Eccola qua. Ok, a questo punto non ci resta che creare la continuous query del tutto simile, ma che va da month a here, sempre sul database OpenHub, fa la media, la scrive in here, quindi ambiente here, from, questa volta dobbiamo specificare la retention policy perché non è quella di default, e raggruppiamo per 720 ore. Vediamo se l'ha creata. Ok, ne abbiamo 2. A questo punto non ci rimane che aspettare in modo tale che si popolino un pochino le informazioni nelle varie tabelle, e poi andiamo a verificare con Grafana la creazione di questi dati. Nel frattempo andiamo a fare il test della retention policy RRD4J gestita da OpenHub. Quindi andiamo sul pannello di OpenHub, andiamo su Settings, Persistence e mettiamo la RRD4J. Salviamo. A questo punto, man mano che i dati vengono scritti sugli item, noi dovremmo riuscire a vedere i grafici. Questo lo possiamo vedere andando ad esempio andiamo sulla home page, andiamo su location, bagno, abbiamo la nostra temperatura, ecco che ce la fa vedere. Abbiamo qualche personalizzazione, certo non è personalizzabile come Grafana, però è direttamente integrato nell'interfaccia di OpenHub, quindi lo vediamo anche sull'app mobile. Stessa cosa per l'umidità, possiamo mettere una scala di tempo diversa. Questo motore di persistenza di default scrive il dato a ogni cambiamento di valore dell'item, oppure lo scrive una volta al minuto se il dato non cambia. Questo per garantire comunque un numero di punti sufficiente per creare il grafico. Io utilizzando Grafana non so se utilizzerò poi questo motore di persistenza, però per adesso lo lascio come default. Tanto fa anche la funzione, allora io normalmente metto di default mapdb perché mi serve per gestire il recupero dell'informazione al riavvio di OpenHub. La stessa cosa la fa comunque questo motore di persistenza, quindi diciamo che questo fa di più di mapdb, però ovviamente occupa un pochino più di spazio perché mapdb memorizza semplicemente l'ultimo valore. Detto questo, attendiamo qualche giorno e poi andiamo a verificare i dati storicizzati su InfluxDB.